Ciao chitarristi, bentornati su Sit Shape Your Tone. Allora, oggi è un video come non ne faccio da un sacco di tempo, quindi andiamo sulle informazioni. Cioè, vi spiego delle cose utili per aiutarvi a migliorare. Quindi se vi piacciono video così, intanto like al video, iscrivetevi al canale e sapete già tutte le cose che dovete fare. E soprattutto chiedetemi nei consigli, dei commenti, chiedetemi nei commenti dei consigli, delle cose, così mi date idee per altri video come questo. Allora, visto che voglio parlare, come avete visto dal titolo, di assoli, pentatonica e queste cosine qua, ho sempre avuto un pochettino di difficoltà a farvi vedere in maniera precisa i movimenti delle dita, i tasti precisi, le corde che vengono premute. Infatti per questo video, per farvi vedere esattamente tutti i miei movimenti e farvi comprendere sempre meglio le cose che vi spiego, utilizzerò questo, che non è un bicchiere, ma è la Hobsbot, è una webcam, una camera, che ha all'interno dell'intelligenza artificiale, come vedete molto snodata, perché praticamente con la I cosa fa? Riesce a fare il tracking di un soggetto e seguirlo, quindi lei si gira e ti segue nel frame, nello spazio in cui ti muovi. Però voglio farvela vedere meglio. La telecamera è questa, vedete, qui c'è questo piccolo LED che indica lo stato della camera e poi girandola c'è il logo con un LED che indica il funzionamento, un piccolo gecchettino e poi si torna dall'altra parte con presa USB di tipo C e bottone di accensione. Ora, la camera da questa lente riesce a registrare fino al 4K senza nessun tipo di problema, quindi riprese di altissima qualità, ed è fenomenale soprattutto nelle condizioni con poca luce. Usandola anche per altre cose, ad esempio l'ho utilizzata per fare alcune riprese al Guitar Show di Bologna, è, devo dire, molto interessante. Poi, come vi dicevo, ha tante piccole porte per connessioni, ad esempio i ragazzi di Hobsbot mi hanno mandato anche questo, che è un piccolo device per poterci collegare via USB e poi via Ethernet altri dispositivi per poter utilizzare la telecamera collegandola ed interfacciandola ad altri strumenti per garantire l'integrazione perfetta dello strumento all'interno di un flusso di lavoro. Qui c'è anche un'app, quindi io saluto la camera, vedete il quadrato intorno a me mi sta tracciando e in questo modo la camera è sicura al 100% di non perdermi di vista. Un'altra cosa interessantissima è questa, il fatto di avere diversi preset da creare in modo da avere un multicamera gestito dalla stessa telecamera. Quindi io potrei avere, come mi dice qui, close up, half body e full body, indicati qui nella riga in basso, in modo da avere con una telecamera sola diverse riprese e fare un montaggio praticamente automatico, come se fosse una regia, direttamente dall'app, ed è tanta roba. E poi ho diverse modalità, intanto ho il movimento manuale con il piccolo joystick, la velocità di movimento. Ovviamente la telecamera, tramite tutte queste impostazioni, è in grado anche di streamare, quindi posso gestirla per un live streaming in maniera totalmente efficiente ed efficace. Poi la camera è anche piccola, versatile, si può portare ovunque perché arriva anche, tra l'altro, dentro la sua custodia, che è tanta roba, è veramente fatta bene. Se siete interessati a questa telecamera la trovate qui sotto in descrizione, potete fare un bel click. Poi comunque se avete qualsiasi tipo di domanda qui sotto nei commenti potete farmela, cercherò di essere il sempre più preciso possibile e rispondervi sempre. E per fare questo video voglio usarla in un modo un pochettino particolare, cioè voglio metterla qui davanti a me e usarla per fargli fare il tracking della mano, in modo che mentre io suono e mi sposto sulla tastiera, lei riesce a fargli vedere tutti i dettagli di quello che faccio. Ad esempio suono un pezzettino di ritmica qui in alto. E quando voglio fare un assolo io mi sposto e lei mi segue. Capito, no? Ora, cos'è che voglio spiegarvi? Voglio spiegarvi come migliorare i vostri assoli e le vostre improvvisazioni. È molto inquietante questa cosa, che mi segue la mano, vabbè. Non posso gesticolare, è il sogno di tantissimi di voi che io non gesticoli, vabbè. Con questo video voglio aiutarvi a migliorare i vostri assoli e le improvvisazioni, il modo di concepire un po' l'assolo in generale, andando oltre la pentatonica se serve. Infatti le cose che voglio spiegarvi sono principalmente tre e le metto non in ordine di difficoltà ma nell'ordine in cui più o meno io le ho scoperte nella mia vita accademica quando studiavo. Quindi partiamo dalla prima, senza impazzire troppo.
Cioè, tanti si preoccupano della pentatonica, di uscire dalla pentatonica, aggiungere note, fare cose, ma la cosa importante da capire è che nel 90% dei casi, su quello che suoniamo, la pentatonica è abbastanza. Non serve strafare, serve fare le cose giuste quando servono. Ad esempio, la pentatonica per tanti è una cosa un pochettino stretta. Ok? Cioè si sta stretti nella pentatonica perché dici sono quelle 5 note, non riesco a uscire, mi annoio a suonare. La problematica della maggior parte delle persone sulla pentatonica è questa, infatti, non uscire da questo box. E intanto questo box non ha niente di male, perché dà tante possibilità. Ma la cosa più bella è che la pentatonica non è solo questa, ce ne sono tante di pentatoniche, perché ci sono tante note della pentatonica sparse lungo tutto il manico della chitarra. E la cosa più bella e interessante che voglio farvi capire è che uno dei modi migliori per utilizzarle è mischiarle, unirle. Infatti questo ci permette di fare cosa? Di passare da un box all'altro della pentatonica in maniera molto graduale, ma anche per certi versi inaspettata per chi ci ascolta. Cioè, far sembrare una cosa che stiamo facendo più difficile di quello che in realtà è. Ad esempio, noi possiamo suonare la pentatonica e scorrere tra le note anche velocemente in questo modo. E non c'è niente di male, sembra un po' Kirk Hammett sull'assolo di Sad But True, mi sembra. Vabbè. Ma è molto diverso se io combino la pentatonica centrale, chiamiamola, con quella prima e quella dopo, facendo questo. Cioè, mi permette di muovermi aggiungendo più note basse e più note alte per dare qualcosina in più. Alla fine sono sempre quelle 2 note che io faccio. Cioè, le note che io sto suonando sono sempre quelle 4. Parto dal Sol, faccio il La, poi vado sulla corda sotto, faccio il Do e il Re, e faccio uno slide sul Mi. E poi ripeto la stessa cosa sotto, perché ho le stesse note che si ripetono ma un'ottava sopra. Quindi Sol, La, Do, Re, slide sul Mi, e poi, indovinate, ancora la stessa cosa. Quindi, corda sotto, Sol, Do, Re, slide sul Mi, arrivo al 12° tasto e poi posso in questo modo cambiare e spostarmi a fare questo là come chiusura, ma poi il limite lì è solo la fantasia. Però capite che questa cosa ci dà un'altra visione della pentatonica e delle note in generale, cioè suonando le stesse note per più volte sul manico in posizioni diverse, l'effetto in realtà è molto gradevole. È una cosa che ho sperimentato anche in alcuni lick che ti fanno suonare 3 note, un'altra nota e poi suoni sempre le prime 3 note e l'altra nota, la quarta nota, ad altezze diverse. Ad esempio, parto dal Do. Se io suono Do, Re, Mi e poi il Sol, sto suonando prima, seconda, terza, quinta della scala di Do. La cosa bella è che esattamente sotto la quinta ho di nuovo la prima e questo mi permette di ripetere pattern e quindi esce. E sentite che modo gradevole è questo per salire in maniera molto melodica, perché se io come nota target avessi questa, che è il Mi, per prenderla posso fare e poi collegarmi alla pentatonica. E questa cosa è formata da note della pentatonica, in questo caso minore di La, quindi le note Do, Re, Mi e Sol. Sono tutte note che fanno parte. Se volessi suonarle solo come note del pattern della pentatonica le suonerei così e andrebbe bene lo stesso. Però capite che la diteggiatura è un attimino più complessa perché non ripeti esattamente la stessa cosa per 2 volte. Quindi Do, Re, Mi, Sol e poi Do, Re, Mi, Sol. Vedete che sono tutte note della pentatonica, però se io le suono in questo modo ha tutto un altro gusto. E però sempre pentatonica è, per quello dico, la pentatonica a volte è abbastanza. Fidatevi di me. Sentite la differenza di come arrivo a suonare quella nota di Mi in alto. Suono le stesse note, Questo è un modo, stando dentro nel box, questo è un altro. C'è questo slide che gli dà un po' più di gusto. Poi ovviamente posso anche combinarle. Posso fare la prima parte nel box e poi fare lo slide. Va bene sempre. Però perdiamo un po' di quella visualizzazione che vi dicevo, cioè di ripetere lo stesso pattern. 1, 2, 3, quinta, 1, 2, 3, quinta.
Ok, c'è questo allargamento. Con la quinta così viene un po' perso, quindi è solo un concetto di visualizzazione. Però poi una volta capito a livello musicale te lo sblocchi in un sacco di posizioni diverse. Quindi secondo me tanta roba, applicatelo appena potete. Adesso vi faccio vedere una roba bellissima che è anche inquietante contemporaneamente, perché io posso prenderla, allora la metto così, ok, la metto qua, ok, ciao, mi alzo, guardate, basta un doppio tap sul telefono che sta gestendo. Devo urlare perché sennò non mi sentite più, perché il microfono è lontano. Però la cosa bella è che io adesso da qui posso muovermi e lei mi segue. È inquietante, perché ciao, vi saluta. Proprio. Vedete? Cioè, è allucinante. Io questa roba qua la metto sul palco mentre suono, è troppo bella. E niente, volevo farvela vedere perché è utilissima, secondo me, anche non solo per fare queste stupidate, ovviamente, ma ha un senso utile veramente, perché io questa qui la posso usare per fare lezione e fare vedere ai miei studenti esattamente quello che faccio, come ho fatto per il video di oggi. Quindi tanta roba, sono stracontento. Per il consiglio numero 2 e numero 3 andiamo nel territorio di quelli che la pentatonica non solo risulta noiosa, ma non è neanche abbastanza. Quindi aggiungiamo un po' di sapore. Come? In realtà è molto più semplice di quello che pensate. Vi faccio un esempio. Di solito quando si va oltre la pentatonica si vanno a cercare delle varianti, delle colorazioni prese dalle scale modali. E già qua parte il panico tra i chitarristi. Però state tranquilli, ci sono io. Prendo 2 modi a caso, che saranno il consiglio numero 2 e il numero 3. Quindi dorico e misolidio. Sono 2 tra i più diffusi. Per il dorico, cosa dobbiamo fare a questa pentatonica? Dobbiamo aggiungerci una nota. Quindi prendiamo la nostra pentatonica noiosa e ci aggiungiamo una nota. In questo caso faccio un piccolissimo cenno teorico, non spaventatevi. In questo caso siamo in tonalità di La minore. La nota che aggiungo è il Fa diesis, perché rispetto alla scala minore, naturale, okay, la scala dorica ha il sesto grado alzato di mezzo tono, quindi dobbiamo andare al sesto grado della tonalità di La minore, che è Fa, quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa. E alzarlo di mezzo tono, Fa diesis. Però invece che prenderlo scomodo qua, lo prendiamo comodo un pochettino più nel box, quindi con l'indice qui sul quarto tasto, sulla corda di Re. E poi ovviamente ce l'abbiamo anche continuando. In questo caso qui con l'anulare al settimo tasto della corda di Si. E questo già apre a tantissime varianti e intervalli nuovi rispetto ai soliti blues rock della pentatonica. Se andate a vedere nel blues rock si suona un sacco il dorico. Ad esempio, se noi avessimo un accordo minore che suona ripetutamente, La minore in questo caso, anzi cambiamo un attimo, andiamo sul Re minore. Ok, in questo caso lo prendo così. Improvvisare seguendo un po' la diteggiatura del dorico con la geometria che vi ho appena fatto vedere, in realtà è molto interessante. Che, fatto così a caso, può non dire niente. Se lo fa Gilmour, inizia a tirarci fuori The Wall. Quando fa questo passaggio di The Wall, questi 2 bicordi, in realtà sta prendendo a piene mani dal dorico, perché nel bicordo, qua, al 12° tasto, sta suonando questa nota che è un Si, che è esattamente la nota, tra virgolette, dorica che vi ho fatto vedere prima. E quindi vedete già che c'è un colore diverso, perché se avesse dovuto fare questo bicordo senza considerare questa nota, l'avrebbe suonato così. Che è diverso. Sono solo note della pentatonica queste. Se ci metto quella dorica qui sotto, è molto più crunchy. Quindi questo era per quanto riguarda il dorico, è giusto uno spuntino, un tramezzino messo lì da prendere spunto e fatelo lavorare nella testa, poi se avete domande me le fate qui sotto nei commenti. Tra l'altro questi sono dei cenni riguardo alla pentatonica che poi ho esploso in maniera molto più completa sul mio portale dei corsi. Qui sotto in descrizione vi lascio il link per vedere il sito.
Ci sono tutti gli altri corsi, ma sappiate che tra un po' arrivano anche quelli di approfondimento sulla pentatonica, sia maggiore che minore. Così poi assoli, tra l'altro ce ne sono 2 che ho scritto io per quei corsi che... Ora, passando all'ultimo consiglio, il numero 3, restando sempre in territorio di modi, vi parlo del misolidio. E per farlo, sembrerà scontato, ma torno al consiglio numero 1, la pentatonica è abbastanza, dipende come la usate. E questo dipende come la usate la impariamo da Angus Young. Se vi ricordate è una roba che più o meno già sul canale ho trattato, ma ve la voglio ridire per approfondire ancora un pochettino. Prendiamo Back in Black degli AC/DC, quindi ci spostiamo in prima posizione con il riff. Ok, questi 3 accordoni. Il primo è un Mi, poi abbiamo un Re e poi un La. Tutti e 3 accordi maggiori. Ora, cosa c'è di strano? Facciamo partire la modalità Dora l'esploratrice. Cosa c'è di strano in questi accordi? No, vabbè. Allora, cosa c'è di strano? Ve lo dico io, così risparmiamo un po' di tempo. C'è di strano che l'accordo di Re maggiore nella tonalità di Mi maggiore non esiste. Abbiamo il Re diesis semidiminuito nell'accordo, nella tonalità di Mi maggiore. Facendo l'armonizzazione, il 7° grado di Mi maggiore è questo. Ok? Questo qui è un Re diesis semidiminuito. È l'accordo prima dell'accordo del primo grado. Cenni teorici buttati lì così, eh? Se non è chiaro, ditemelo nei commenti. Il Re maggiore non ce l'abbiamo. Per avere il Re maggiore dovremmo spostare di mezzo tono indietro la nota fondamentale. E così avremmo un Re major 7. Re maggiore settima. Vedete, cambiando solo una nota, quanto cambia. Comunque, cosa hanno fatto questi geni degli AC/DC? Consapevolmente o meno, hanno scritto un riff che è in tonalità misolidia, possiamo dire. Almeno a me piace vedere i modi come delle tonalità a sé. Quindi per me il misolidio è una tonalità. Quindi Back in Black è in Mi misolidio. Perché? Perché se prendiamo la scala maggiore di Mi, quindi ci spostiamo qua sopra, ok? Parto dal Mi. Per avere la scala di Mi misolidio dovrei abbassare di mezzo tono la settima, quindi il Re diesis diventa Re. Un veloce prima dopo. Riarmonizzando tutto, quindi vedendo che accordi escono da questa scala, fidatevi di me, sul Re esce un Re maggiore, ve l'ho fatto vedere prima. Questa cosa comporta anche una modifica nell'utilizzo della pentatonica nell'assolo, e vi giuro, resta pentatonica, niente di più, niente di meno. Infatti sull'assolo, allora, il riff è... è quello che va avanti dentro nell'assolo. L'assolo però fa questa cosa qui. E inizia sul Mi. Seconda nota. Questo è un Re. E avete visto come sta suonando la scala misolidia? Ci avete fatto caso? Però perché vi dico che è uguale alla pentatonica? Adesso ci arriviamo. Andiamo più in su nell'assolo, quando va nella parte alta, quindi intorno al 12° tasto, che fa... com'è che fa? Aspetta. Me la devo ricordare. Ok. Dopo qua si sposta in su. Vedete che prendo sempre la nota di Re. In questo caso qui al 12, 13, 14, 15° tasto. Qui col mignolino. Questa nota è la nota misolidia rispetto a Mi maggiore. Però io sto suonando la pentatonica di Mi minore ed ecco qua la svolta. Eccola qua. Quindi per suonare misolidio bisogna suonare con la scala pentatonica minore sopra la progressione dell'accordo maggiore. Che poesia. La cosa bella qui è che la sonorità cambia tantissimo rispetto a suonare la pentatonica minore su un accordo minore. Ma questa cosa funziona perché la canzone sotto ha l'accordo di Re maggiore, quindi io questo Re lo posso suonare. Solo che avendo eliminato delle note dalla scala maggiore, o scala minore in questo caso, per estrarre la pentatonica, quindi 5 note invece che 7, succede che le note che mi restano sono molto in comune con la scala misolidia. L'unica che non è in comune è la terza. Però qui c'è il magheggio del blues, ve lo faccio vedere. Per essere pentatonica vera è questa.
E fin qua siamo d'accordo tutti. Per essere Mi maggiore, però, non dovrei suonare questo Sol, ma dovrei suonare un Sol diesis. Quindi questa nota, non questa, ma questa. Sentite Mi maggiore? Che è diverso da Mi minore. Ok? Cosa succede? Che col blues noi possiamo fare i bending. Questi bending ci permettono di fare cosa? Di prendere la nostra terza minore, stiracchiarla finché non diventa quasi una terza maggiore. Ok, è solo mezzo tono. Serve anche la faccia, se no non esce. E questo ci mette in quel territorio ambiguo per cui non sappiamo più se stiamo suonando una terza minore o una terza maggiore e tutto sta bene su tutto. Ora è spiegato in maniera molto semplificata, però fidatevi di me, provate e vedete che funziona. Intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti se tutto quello che vi ho fatto vedere con questa telecamerina siete riusciti a vederlo bene. Secondo me sì, e infatti credo che la userò praticamente in tutti i miei video da adesso in poi. Quindi ringrazio Obsbot che mi ha mandato appunto la camera, che è tanta roba, funziona un sacco bene. E ovviamente ringrazio anche i ragazzi di SoundStation che mi hanno messo in mano questa Les Paul, che non ne suonavo da un po' di Les Paul. Questa è una Milestone Pro, tra l'altro molto bella qua, con questo top che senza i riflessi è ancora più bello. Bella, e anche il suono non è male, fatemi sapere cosa ne pensate. Ora è arrivato il momento in cui vi iscrivete al canale, lasciate un bel commento se ancora non l'avete fatto e mi dite cosa mangiate stasera, cosa mangiate di buono. Io spero di mangiare un piatto di pasta al pesto, molto facile. Ciao.